Miei cari amici, una nuova giornata di questo cammino si preannuncia dinanzi a noi. Io mi sono svegliato alle 8, mi sono fatto una bella doccia e c'era il deserto. Ieri c'erano altri pellegrini in mia compagnia e forse ho capito perché quando cammino sono sempre da solo. Erano le 6, mi sono alzato per andare in bagno e già la maggior parte dei letti era vuota. Quindi pellegrini alle ore 6, già 6 e un quarto già si incammina. Però dato che poi io li rivedo sempre nelle maggiori tappe, arrivare alle 12, fare questa corsa e magari non svegliarsi un pochino con un po' più calma, non è che uno si deve svegliare alle 10, anche perché poi non è che sono matti come me che devono camminare sotto al sole. Poi stanotte è venuto a piovere, sono stati tirati i panni dentro e io stamattina mi sono alzato e c'erano i miei calzini che erano ancora bagnati. E no bueno, perché miei cari amici, posso avere la maglietta bagnata, posso indossare la maglietta bagnata e non c'è nessun problema. Posso indossare il giacchetto bagnato e non c'è nessun problema. Ma se indosso dei calzini bagnati significa che al 99% mi si formerà una vescica, e camminare con una vescica su questi percorsi vi posso dire che assolutamente non è una cosa da fare. Ad oggi direzione Esteia, dovrebbe, perché col cammino c'è sempre il condizionale, dovrebbe essere una tappa abbastanza facile in quanto non ci sono grandi dislivelli, è quasi tutta piana e sono 22 km. Amici, e lasciamo l'albergo Santiago Apostol, dove poi vi ho fornito una descrizione anche nel mio diario, e ci dirigiamo ad Esteia. I calzini non si sono ancora asciugati, però ne ho messi alcuni sottili assolutamente non adatti, ma gli altri che sono ancora un pochettino bagnati li ho messi dietro Santiago, così sicuramente tra una mezz'oretta si asciugano per bene, perfettamente. Faccio una pausa e li metto. Puente de la Reina. Lo percorriamo scalzi per 3 volte, con un po' di fortuna ne abbiamo proprio bisogno. Guardate qui, una bellissima giornata, davvero bella. C'è un bel sole e siamo arrivati al primo paese, Maneru. Io voglio sapere chi ha disegnato il grafico dei dislivelli. Per venire fin qui ho dovuto fare una salita assurda. Maneru, ecco, ho fatto tutta una salita, non c'è stato un pezzo di piano, tutta una salita. Dovrebbe esserci una fontanella. Ora mi riposo un pochino, ragazzi, faccio il rifornimento della borraccia, mi bagno un po' la bandana e poi riprendo. Ora, miei cari amici, nella strada verso Lorca, vedete, c'è davanti a voi questo sentiero e poi a sinistra quest'altro. Non dovete andare davanti, ma dovete proseguire qui a sinistra. Io pensavo, vedendo un percorso dritto davanti a me, pensavo che fosse quello giusto, ma non ho trovato nessuna freccia gialla. E già questo vi fa capire, dato che il cammino è ben segnalato, che vi state sbagliando. Quindi se a un certo punto c'è un bivio e non sapete quale direzione prendere, ne prendete una e non vedete frecce gialle nel giro di 50-100 metri, tornate indietro che si vede che la direzione è sbagliata. Certo che una freccia... Ragazzi, è l'una, il sole è incessante, ma attorno a me non c'è nulla dove ripararmi. Però qualcosa devo trovare.
ora vedo la fine di quel promontorio, se ci sono degli alberi, se no faccio una deviazione da qualche parte, perché io così non posso camminare più. Forse quel cespuglio in fondo, non lo so, anche so che mi devo fermare, che non c'è cosa. Intanto ho perso un sacco di liquidi, devo bere, devo mangiare e poi, oltre all'intossicazione alimentare, prendersi un'insolazione solare. Significa che tu per un giorno, se tutto va bene, sei KO. Mi sa che quello è un albero là in fondo, quindi mo devio e mi ci vado a stendere. Purtroppo, come capita nel deserto, era un miraggio. Non era un grande albero quello in lontananza, ma un grande cespuglio che non mi potevo sedere da nessuna parte. Sto camminando un altro quarto d'ora. Mi raccomando, ci stanno alcune deviazioni, girate sempre a sinistra, seguite sempre il sentiero. Quando c'è qualche tratto che magari un po' più grande va a sinistra e uno un po' più piccolino va dritto, voi seguite sempre quello a sinistra. Come potete vedere, nemmeno lì posso fermarmi, ma ecco che in salvezza un cavalcavia, e dove c'è un cavalcavia e un attraversamento c'è anche un riparo dal sole. Vive cavalcavia, viva chi ha inventato questo cavalcavia. Ed ecco la mia salvezza, e la scritta sopra che dice Ariane, gracias. E finalmente si sono degnati anche di mettere una freccia, questo tratto non è per nulla segnalato. Vabbè ragazzi, io mi riposo, mi butto per terra e a dopo. Ecco cos'è per me la felicità, come diceva anche Albano. È un bicchiere di Aquarius con un panino e la felicità. Sì ragazzi, mamma mia, sono distrutto proprio, perché qui apprezzi le cose semplici della vita. Stare seduto all'ombra a mangiare un panino, queste non desideravo nulla, solo questo. Buon appetito a voi se state guardando questo video all'ora di pranzo, e buon appetito a me che finalmente mangio. A dopo. Allora ragazzi, abbiamo fatto una bella oretta di pausa. Ora il prossimo paese arca a 2 km mi aspetta, e prima di continuare voglio mostrarvi questo simpatico murale di questo pellegrino con la mascherina e buen Covido invece di buen camino. Ragazzi, e finalmente ci siamo, una bella fonte d'acqua con i simboli comunque diciamo del cammino, la conchiglia, il bastone del pellegrino. Buen pan, excelente acqua, vino, carne y pescado, llena toda felicidad. Ci siamo, l'arrivo è vicino, fortunatamente. Anche per questa giornata abbiamo macinato tanti e tanti bei chilometri. Speriamo di trovare il pacco di Amazon e Spagna, sia con l'adattatore per la videocamera
che è il caricabatterie, e come dico sempre, seguiranno aggiornamenti, miei cari pellegrini o aspiranti tali. Bella la chiesa del Santo Sepolcro di Esteia, che bella, guardate l'entrata. Peccato che chiudono sempre presto, aprono verso le 10 le chiese e chiudono presto. Che bello, di fianco il fiume, ho visto tanti bambini giocare, è davvero carino questo paese. E saliamo un altro ponte, la mia vita è fatta di ponti, di salite, di discese, di pietre. Che ripido! Voglio far vedere anche a voi. Guardate qui, ci sono le case proprio che costeggiano il fiume. Anche le anatre. Bello proprio. Ragazzi, ma quanto è carina questa Esteia! È davvero carino. Allora, il pacco l'ho ricevuto, volevo ringraziare Francesco e Tommaso, altri due angeli conosciuti in questo cammino. Tommaso, tra l'altro, questi due ragazzi italiani, Tommaso vive a Bilbao, quindi usava Amazon spagnolo, che sono stati gentilissimi, mi ha fatto lui l'ordine, ha fatto recapitare tutto e quindi volevo ringraziarli. Tutto a posto per caricare le batterie. Domani potremmo fare delle altre riprese e non queste qua che sto facendo in questo momento con la mano. E nulla, ora ritorno dove ho percorso, che ho visto vari localini, varie birrerie. Se vedo qualche pellegrino bene, altrimenti mangio e poi torno in ostello a scrivere il mio diario, che ogni giorno voglio che rimangano ben impresse tutte le mie sensazioni e le emozioni, perché se poi passano i giorni i ricordi sono un po' sbiaditi.